Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Oggi ci occuperemo della formattazione dei paragrafi in Word. Prima di andare a vedere la formattazione dei paragrafi, vi faccio le solite raccomandazioni, cioè su questo canale c'è un corso completo di Word, quindi chi si vuole iscrivere, l'iscrizione è completamente gratuita, così riuscirà a vedere tutti i caricamenti, anche quelli successivi, senza perdere neanche un caricamento. Vi ricordo inoltre che se vi piace particolarmente quello che vi racconto, quello che vi spiego, un bel pollicione in su, anche se volete che questi contenuti completamente gratuiti possano essere visti da più persone possibili. Per me è molto importante, grazie. Detto questo, andiamo a vedere come si possono formattare i paragrafi in Word. Ci sono varie opzioni, andiamo a vedere. Allora, ho generato un testo riempitivo con la funzione rand per farvi vedere come si possono formattare i paragrafi. I comandi per formattare il paragrafo si trovano nel ribbon in questa zona qui. Qui ci sono tutti i comandi per la formattazione del paragrafo. Andiamo intanto a vedere che cos'è un paragrafo. Allora, qui si possono vedere abbastanza facilmente a video che questo testo è composto da 1, 2, 3, 4, 5 paragrafi. Allora, qui diamo uno spazietto. Ok. Per essere sicuri, diciamo, del numero di paragrafi, qui c'è il comando mostra paragrafi. Facciamo così e alla fine di ogni paragrafo viene messo questa doppia sbarretta che sembra un po' una nota musicale. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 paragrafi. Questo è il paragrafino perché qui finisce, diciamo, il testo, qui c'è ancora un invio. Perché? Perché il testo fra un invio e l'altro è considerato un paragrafo. Quindi adesso vi faccio vedere che se io scrivo qua sotto, mando un invio e scrivo viva la pizza e faccio invio e andiamo a vedere se è nato un nuovo paragrafo. Vedete che è nato un nuovo paragrafo. Qui ho dato un invio per fare uno spazio, viva la pizza e un paragrafo, poi ho dato ancora un invio per generare un altro spazio, che è quindi un altro paragrafo vuoto. Quindi ogni volta che noi scriviamo e diamo invio generiamo un paragrafo. E c'è la possibilità anche di andare a capo, perché diciamo che l'invio noi lo usiamo per andare a capo, senza generare però un paragrafo. Ad esempio, se io vado a scrivere viva la pizza, invio, quindi finisce il paragrafo con pizza e adesso ci sarà un nuovo paragrafo con il pomodoro. E invece vi faccio vedere da un altro invio come si può fare così: viva la pizza, eh, schiacciamo shift e invio con il pomodoro. Ok, andiamo a vedere cosa è successo. Vedete che viva la pizza a capo con il pomodoro. In questa prima versione abbiamo due paragrafi, o quindi ogni riga è un paragrafo, e quindi alla fine del paragrafo è come se ci fosse un punto e quindi il paragrafo successivo inizia con la lettera maiuscola e la spaziatura fra un paragrafo e l'altro è questa qui maggiore. In questo secondo caso, viva la pizza con l'invio tenendo premuto shift,
Viva la pizza con il pomodoro è tutto un paragrafo, è messo su due linee, ma è un paragrafo solo, quindi con il pomodoro non ha la maiuscola. Quindi questo è un modo per andare a capo, non generando un paragrafo nuovo. Questo è un po' per capire un attimo il paragrafo. Adesso andiamo a vedere, io cancello qui questo che abbiamo appena fatto e andiamo a vedere come si possono formattare i paragrafi. Adesso noi togliamo anche la visualizzazione del paragrafo e andiamo a vedere queste quattro icone. Allora, questa icona qui vuol dire che il paragrafo sarà allineato tutto a sinistra ed è l'impostazione di default, quindi il testo è tutto dritto, possiamo dire, allineato come se ci fosse un margine come c'è effettivamente, e invece da questa parte le righe non arrivano, diciamo, fino a questo margine qui, ma possono rientrare, quindi è dentellato. Se noi vogliamo modificare l'impostazione di questo primo paragrafo, innanzitutto non c'è bisogno di sottolinearlo, basta solo cliccare col mouse dentro il paragrafo e possiamo andarlo a modificare, quindi possiamo fare così e automaticamente lo si può modificare, quindi senza selezionarlo. Questo lo allinea al centro, quindi come se ci fosse un asse qui di simmetria al centro, e poi mette il testo un po' a sinistra, un po' a destra, in modo simmetrico, quindi ci saranno i bordi dentellati a sinistra e a destra. Se noi vogliamo allinearlo invece a destra, che è esattamente il contrario di questo, funziona così, in questa maniera il testo è allineato a destra. L'ultima formattazione è questa, il giustificato. Il giustificato praticamente allinea sia a sinistra che a destra, spazia leggermente le parole in modo da non avere questo spazietti bianchi, quindi il testo è molto più bello, molto più elegante. Queste sono le formattazioni del paragrafo. Ci possono essere altri tipi di formattazione, ad esempio noi possiamo andare qua, selezioniamo il paragrafo adesso e andiamo qui in questa iconcina che è quella che apre il menu paragrafo e andiamo a vedere. Qui ci sono un po' tutti i comandi, quindi l'allineamento, il giustificato, oppure a sinistra, a destra, al centro, vedete come era nell'icone. Poi possiamo dargli un rientro, ad esempio possiamo dargli un rientro speciale tipo alla prima riga, quindi rientrerà la prima riga di 1,25 cm di default, poi con questi cursori lo possiamo anche aumentare, quindi questa prima riga del paragrafo si sposterà, ve lo faccio vedere, ecco fatto. Quindi avremo un paragrafo addentellato. Oppure possiamo togliere questa impostazione della prima riga e la possiamo fare ad esempio sporgente, così, e fare esattamente il contrario, cioè sarà la prima riga partirà giustificata giusta a sinistra e poi tutta questa parte, le altre righe successive saranno spostate. Oppure possiamo fare ovviamente lasciando perdere questa cosa speciale, diciamo, possiamo fare un rientro a sinistra, non gli possiamo mettere, non so, ad esempio 2 cm. Ok, 2 cm vuol dire che lui si sposta dal margine sinistro della quantità che noi gli abbiamo dato, quindi 2 cm, e lo si vede qua, e lo si allinea così. Ovviamente possiamo aumentare l'allineamento, dobbiamo spostarlo ancora più a sinistra ad esempio,
Ho messo 3 metri, forse è è un po' troppo. Ok, e così si può spostare a sinistra. La stessa cosa ovviamente si può fare a destra. Allora torniamo indietro, togliamo le varie formattazioni. Possiamo anche riuscire a dare una spaziatura, cioè la spaziatura è divisa, anche se non si vede tanto, in due parti. Questa prima parte è la spaziatura tra un paragrafo e l'altro. Ad esempio attualmente ci sono 8 punti tra qui e qui, quindi dopo il primo paragrafo ci sono 8 punti, ma noi possiamo andare ad esempio a farne ad esempio 30 punti per farvi vedere. In questa maniera è possibile aumentare la spaziatura fra un paragrafo e l'altro. Torniamo indietro, riapriamo qui. Invece questa è l'interlinea e la distanza fra una riga e l'altra, quindi noi possiamo fare il valore, adesso è 1,08, noi possiamo farla anche doppia dell'interlinea normale, e così possiamo spaziare, diciamo, le righe, lo spazio fra le righe a nostro piacere. Vi faccio notare che la spaziatura, diciamo, delle righe la possiamo comandare anche da qua. Da qui c'è già un'impostazione, diciamo, predefinita, vedete che si spostano le dimensioni, lo spazio fra le righe. Però se noi non vogliamo prendere questi valori predefiniti, possiamo andare o dove vi ho fatto vedere prima, oppure qui, che è praticamente la stessa cosa, si riapre la stessa impostazione del paragrafo. Chiudiamo. Altra cosa che vi voglio far vedere è che esistono delle tabulazioni, cioè se io prendo questo paragrafo e uso questi due tasti, lui tabula, quindi sposta in maniera, diciamo, predefinita di un tot di spazio il testo, ad esempio così. Queste sono delle tabulazioni, diciamo, per fare e questo a sinistra ovviamente, i vari spostamenti dei paragrafi. Ovviamente lo si può fare per un paragrafo o per più paragrafi. Altra cosa che noi possiamo gestire a livello di formattazione del paragrafo è, ad esempio, vediamo un po' così, possiamo dargli ovviamente qua un colore. Questo lo possiamo fare giallo, ad esempio questo qui lo possiamo fare, possiamo scegliere un colore verdino, questo lo facciamo ad esempio azzurrino. Poi qui noi possiamo anche gestire questo aspetto qui, possiamo mettere un bordo inferiore, un bordo superiore, un bordo a sinistra, un bordo a destra, nessun bordo, che è quello di default, o tutti i bordi esterni. Ad esempio così noi possiamo contornare un paragrafo che magari ci risulta particolarmente evidente da evidenziare. Quindi questa parte qui gestisce tutto quello che è la formattazione di un paragrafo. Adesso vi faccio ancora vedere una cosa. Ciao. Se noi vogliamo scrivere saltando un po' uno spazio, quindi generando una tabulazione con il tasto, con le freccette sinistra e destra della tastiera, noi possiamo spostarci di un tot di spazio e genererà una serie di colonne. Io vado giù e automaticamente si possono creare, diciamo, una specie di tabelle, come se ci fossero degli allineamenti, degli allineamenti virtuali. È possibile generare anche le tabulazioni anche mediante
impostazioni qui di alcuni elementi fermatesto nel righellino, che però vi farò vedere in un tutorial più avanzato, perché è magari un po' delicato e magari le prime volte è meglio non andare a toccare qui, perché si possono fare veramente parecchi pasticci. Per questo tutorial è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo tutorial.